Ciao a tutti! Oggi vogliamo ringraziare tutti gli iscritti per aver ricevuto il Silver Creator Award e per celebrare a modo nostro questo traguardo abbiamo pensato di rifare la torta decorata del nostro primo video, che grazie ad ognuno di voi ha superato i 3 milioni di visualizzazioni. Quindi vi riproponiamo una torta di compleanno semplice, decorata con panna montata. E ora, intanto che parte la sigla, iscrivetevi al canale. Per iniziare, 1 o più giorni prima creiamo delle rose in pasta di zucchero. Tutti i link alle ricette che vi servono le potete trovare in descrizione e alla fine del video. La tecnica che vi mostriamo è molto semplice e vi permette di creare rose senza usare accessori specifici, ma soltanto utensili da cucina. Stendiamo della pasta di zucchero su un piano di lavoro spolverato con una modesta quantità di amido di mais. Quindi con un comune bicchiere ricaviamo dei dischi di pasta di zucchero. Il bordo arrotondato del bicchiere assottiglierà la pasta lungo la circonferenza del disco, donando un effetto gradevole ai petali della rosa. Tagliamo i dischi a metà e li conserviamo sotto della pellicola trasparente mentre andiamo a comporre la rosa. Creiamo il bocciolo arrotolando la pasta di zucchero in questo modo. Quindi componiamo la rosa aggiungendo altri petali. Come vedete pizzichiamo la pasta alla base del nuovo petalo e lo uniamo al bocciolo assicurandoci di porre la giuntura al centro del petalo. Chiudiamo il petalo, lo sistemiamo e ripetiamo l'operazione. Pizzichiamo la pasta al centro del nuovo petalo e poniamo la giuntura del bocciolo al centro del petalo e quindi chiudiamo. Continuiamo fino a creare la rosa delle dimensioni desiderate. Quando abbiamo terminato, tagliamo la pasta in eccesso e lasciamo asciugare le rose fino al giorno seguente in un posto asciutto. Come supporto per l'asciugatura possiamo usare un contenitore per le uova ben lavato o un tovagliolo di carta che sosterranno i fiori fino a quando saranno solidificati. Quindi abbiamo preparato delle foglie di pasta di zucchero usando uno stampino ad espulsione e dei pioli di legno o delle cannucce per far asciugare le foglie, conferendo una forma più realistica. Con della ghiaccia reale e il beccuccio numero 129 prepariamo questi fiorellini su carta da forno e li lasciamo solidificare a temperatura ambiente, dopo aver applicato delle perline edibili. Quindi bagniamo e farciamo la torta e il giorno seguente la decoriamo. Ricordiamo che se la torta non verrà mangiata il giorno in cui viene decorata, per evitare la formazione di crepe, occorre rivestirla con un leggero strato di crema il giorno in cui sarà farcita. Quindi il giorno seguente verrà ricoperta con la panna montata e decorata.
Applichiamo uno strato abbondante e poi immergiamo la spatola in acqua bollente. Eliminiamo l'acqua in eccesso e lisciamo la superficie della torta ottenendo un piano uniforme e ben livellato. Con una spatolina o un coltello rifiniamo i bordi. Ora possiamo colorare la panna per decorare i lati della torta di compleanno. Usiamo poco colorante alla volta fino ad ottenere la tonalità desiderata. Possiamo usare colorante liquido, in polvere e in gel concentrato. Il colorante deve però essere sempre incorporato in forma liquida per ottenere una colorazione uniforme. Applichiamo uno strato di panna generoso. Come vedete, tra la torta e il vassoio abbiamo inserito dei fogli di carta argentata per evitare di sporcare il vassoio accidentalmente. Riempiamo bene ogni buco e lisciamo rapidamente con una spatolina o un coltello. Prima di decorare i bordi, imprimiamo la scritta Auguri al centro della torta con l'apposito accessorio componibile Wilton che potete trovare assieme a tutti gli accessori usati in questo video sul nostro shop online e il link lo trovate in descrizione o sul nostro blog italiancakes.it. Ora possiamo rimuovere la carta argentata e riempire eventuali buchi che si sono formati. Portiamo la panna nella sacca poche, eliminiamo l'aria in eccesso e iniziamo a decorare con il beccuccio numero 22. Formiamo queste decorazioni a conchiglia cercando di ottenere decorazioni di dimensioni costanti. Possiamo creare un bordo con decorazioni perfettamente incolonnate oppure sfalsate. Infine decoriamo il bordo superiore. Formiamo la scritta Auguri con il beccuccio numero 4, ricalcando le lettere impresse sulla panna. Da questo momento utilizziamo con la sacca della crema al burro, ma potete tranquillamente continuare ad usare la panna, anche se le decorazioni saranno meno definite. Applichiamo le rose in pasta di zucchero e guarniamo con delle foglie ottenute con il beccuccio numero 68.
quindi creiamo dei rametti con il beccuccio numero 5. Per terminare, posizioniamo le foglie in pasta di zucchero e i fiorellini di ghiaccia reale. Ed ecco la nostra torta che celebra il traguardo dei 100.000 iscritti. Se il video vi è piaciuto, cliccate mi piace, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche sui prossimi video. Condividete questo video e inserite un commento per farci sapere la vostra opinione, fare domande o lasciare un saluto. Vi lasciamo tutti i link utili in descrizione e vi salutiamo calorosamente. Grazie e alla prossima!